Ciao tribù del bosco, siamo a febbraio e questo è il mese delle semine, soprattutto di quelle coperte, sotto copertura. Vi faccio vedere come preparo il mio semenzaio. Prepariamo i nostri plateau con tutti i semini e poi li metteremo al coperto perché ancora fa piuttosto freddo e quindi le nostre piantine per crescere hanno bisogno di temperature più alte. A febbraio si può cominciare a seminare un po' di tutto, anche i nostri ortaggi estivi, quelli che appunto hanno bisogno di un ambiente coperto, protetto. Le semine all'interno di un semenzaio protetto e se possibile addirittura anche riscaldato si fanno per anticipare lo sviluppo delle nostre colture estive, quindi si parte in anticipo quando ancora fa freddo e poi si va a mettere in campo le piantine già belle sviluppate non appena le temperature sono idonee. Per il semenzaio utilizzo un po' di materiali di riciclo, ovvero questi contenitori con i quali magari vi sarà capitato anche a voi di acquistare le vostre piantine, li potete riutilizzare per diverse stagioni, quindi ho tutte queste strutture di riciclo che vado a riempire con del terriccio, eccolo qua, autoprodotto, viva le compostiere domestiche, al quale aggiungo anche un po' di sabbia che contribuisce a rendere un po' più friabile e diciamo penetrabile dalle radici il nostro substrato. Utilizzo un secchiello per miscelare gli ingredienti, quindi un po' di terriccio qua, e un po' di sabbia in percentuale minore. Andiamo a mettere negli alveoli, non è semplicissimo farlo entrare, ecco, ma insomma ci riusciamo abbastanza, ecco qua. Quindi in qualcuno c'era già un po' di terriccio. Allora, adesso sembrano abbastanza pieni, in realtà è probabile che non lo siano ancora, quindi devo andare un po' a comprimere, ecco, vedete. Faccio una leggera pressione. Questo plateau con i fori piccolini è perfetto per le cipolle, quindi adesso metterò un semino o due, vediamo, per ogni buchetto di cipolle di qualità diversa. Questi sono dei semini di cipolla bianca, ne vado a mettere uno per plateau, poi potrebbe finirmene due per sbaglio, ma insomma cerco di metterne uno per ogni buchetto, non per plateau, scusate, per buchetto. Queste sono cipolle rosse invece di Lucca. Hanno i semi un pochino più piccoli. Ho fatte 8 file. Ci sono dei sistemi anche più veloci per preparare i plateau di semi se dovete farne tanti, ma io adesso non sono attrezzata e comunque non ne faccio tantissimi, quindi proseguo in maniera molto artigianale. Il seme deve essere leggermente coperto, quindi un modo abbastanza veloce è quello di riprendersi un pochino di terriccio e leggero lo rimettiamo sopra in modo che ogni semino abbia la sua piccola leggera copertura. Ho già preparato ben 8 file di cipolline, adesso qua andrò a mettere invece i semi autoprodotti dalle cipolle dell'anno scorso. Sto mettendo soltanto un seme per ogni buchetto, anche se in alcuni casi succederà che mi rimarrà uno spazio senza cipollina. Io lo preferisco perché poi quando invece abbiamo due cipolle che nascono nello stesso spazio è difficile dividerle e si dovrebbe andare a togliere una delle due quando sono ancora molto piccole, ma a me questa operazione non mi riesce mai tanto bene. Per farvi vedere che sono tutte cipolle raccolte in casa, qui abbiamo alcune che non abbiamo ancora separato il resto del fiore e quindi c'è una bella confusione adesso. Comunque con questi altri semini andiamo a completare tutto il plateau e questo sarà tutto dedicato alle cipolle. Vado a coprire con un po' di terriccio, poi quando andremo ad annaffiare vedremo che questi alveoli negli alveoli la terra si abbasserà,
quindi non abbiamo sicuramente esagerato. Aggiungiamo sopra tutto il terriccio che serve. Proseguiamo con altre semine, questa volta le facciamo in questi vasetti un po' più grandi che vanno bene per le solanacee, quindi procediamo con la semina di pomodori, peperoni, peperoncini, melanzane, insomma possiamo iniziare a mettere giù anche questi semi. Preparo la miscela di terriccio e ci metto anche, tanto per fare volume e anche per far capire alle piantine da subito in quale terra andranno a vivere, ci metto anche un po' di terra diciamo presa da terra, appunto. Questa è bella friabile, quindi la posso mischiare bene perché è stata lavorata dalla mia talpa che mi viene ogni tanto a trovare. Togliamo i sassi magari, che mi viene ogni tanto a trovare, e io quando trovo le sue montagnette di terra ben lavorata le prelevo e le utilizzo per i semenzai. Le talpe fanno veramente un lavoro egregio. Milioni di esseri viventi diversi nel suolo. Andiamo con le semine dei pomodori. Anche questi semetti sono stati raccolti in proprio e sono stati messi ad asciugare sopra la carta igienica. È un buon sistema perché poi se si staccheranno facilmente, se non si staccano facilmente, potete direttamente interrare proprio i semini con la carta sulla quale sono attaccati, tanto si disgregherà in pochissimo tempo e germinano senza problemi. Questa volta non metto un seme solo, ne metto 2 o 3, non conosco la germinabilità di questi semi e appunto se poi nello stesso vasetto vedo che ne nascono tanti, lascerò la piantina più bella. Questi si staccano particolarmente bene dalla carta, io le metto nel vasetto un po' distanziati, così se poi devo eliminare qualche piantina non vado a danneggiare quella vicina. Questi sono dei pomodori da tavola, abbiamo scelto un bel pomodoro. Questi semetti che abbiamo messo adesso, prima di essere attaccati alla carta igienica, erano stati tenuti in acqua. In questo modo si ha una fermentazione della parte gelatinosa che protegge i semi, se ne aumenta la germinabilità e appunto poi si estraggono e si mettono ad asciugare. Adesso vi faccio vedere altri semetti che invece non sono stati conservati con questo metodo, è rimasta attaccata anche quella parte là e quindi vedete sono molto più giallini e sono anche proprio più appiccicosi al tatto. E mettiamo anche questi altri semini di questa varietà diversa. In questi altri vasetti vado invece a provare dei peperoni, anche questa è una varietà particolare e io mi sono tenuti i semi, vediamo che succede. Anche qua andiamo a coprire i semi, veramente basta pochissimo perché il seme va interrato all'incirca per uno spessore pari al suo diametro, quindi qui stiamo parlando di pochi millimetri. In questo periodo sono tante le piantine che possiamo cominciare a seminare, soprattutto in uno spazio coperto. Per esempio possiamo cominciare con le zucchine, con i cetrioli, mettere anche alcuni cavoli, le erbe aromatiche, insomma si possono fare un sacco di cose. Io però adesso vado a preparare un altro plateau con questi bei vasetti perché voglio seminare le fragole. Riempiamo i vasetti e questa volta ci mettiamo le fragole, sono delle fragole speciali perché sono fragole rampicanti che io quest'anno voglio andare a sperimentare nel mio orto e soprattutto ne metterò alcune anche nell'impianto di acquaponica. Solito mix, lavoro interessante, mi piace questo mix di colori, sfumature diverse. Proprio piccoli piccoli. Pronto anche il plateau delle fragole. Adesso la cosa fondamentale del semenzaio è la fase di annaffiamento, che non significa soltanto che io adesso mi prendo il mio annaffiatoio e vado a bagnare tutto quello che ho preparato, ma significa che tutto questo deve rimanere costantemente umido, quindi ci vuole costanza, attenzione e ogni giorno si deve venire a controllare come stanno le piantine. I
miei semi per germinare e le piantine per crescere adesso hanno bisogno di rimanere sempre umide ma anche al caldo, quindi ci serve una temperatura superiore a quella dell'atmosfera. Per questo possiamo creare una piccola serra che appunto attraverso l'effetto serra tenga calde le nostre piantine. Io ne ho preparata una veramente semplice con materiali di riciclo. Per mantenere sempre umido il terriccio vi consiglio anche un aggeggio del genere, insomma qualcosa che possa vaporizzare l'acqua così da non essere troppo aggressivi, no? Nella fase di irrigazione. Vi ricordo che appunto l'umidificazione è importante, deve essere sempre mantenuta una terra umida ma non fradicia, non troppo bagnata. Attenzione quando spunteranno le piantine a non bagnare invece le foglie, perché in quel modo si favoriscono le malattie fungine. A febbraio soltanto in poche zone d'Italia si raggiungono le temperature che servono per far germinare le piantine estive. Negli altri casi, oltre a mettere una copertura, è necessario anche un sistema di riscaldamento. Ci sono diversi metodi per riscaldare le vostre serre. In questo caso ho utilizzato una pressa di paglia per isolare i miei vasetti dalla terra, così da evitare che arrivi il ghiaccio dal basso. Vi consiglio di distribuire nel tempo le vostre semine, anche perché le variabili sono tantissime, le cose che possono accadere, soprattutto le variazioni climatiche, gli imprevisti climatici. Una volta che avrete distribuito nel tempo le vostre piantine, sarete anche più sicuri di avere le temperature giuste quando sarà il momento di metterle nel campo. Buone semine a tutti e ci vediamo presto per approfondire il tema delle coperture e del riscaldamento degli spazi dove tenere le vostre piantine. Grazie di aver visto il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando!